Il video di oggi è il quarto della serie impianto fotovoltaico semplice economico. È un video che vedrà un ulteriore implemento, un potenziamento dell'impianto. Come avete visto stiamo andando a step e questo riguarderà un costo intorno ai 2000 euro. Ora, ci saranno dei prodotti aggiuntivi, ma la cosa bella, in base a tutte le vostre richieste che ricevo sempre nei messaggi, è che ci saranno tanti e tanti dettagli, cioè passo passo andremo a vedere come comporre questo impianto, sempre con le batterie al piombo della Forklift. Buona visione, iscrivetevi al canale ragazzi e attivate la campanella perché, l'ho già detto, dai prossimi video ci saranno tutta una serie di prodotti che chi attiva la campanella, pam, può prenotare nei link, visto purtroppo la carenza totale e che giorno dopo giorno diventa sempre più visibile di prodotti disponibili sul mercato. C'è una grossa difficoltà attraverso le vostre segnalazioni sui pannelli fotovoltaici che purtroppo sono il punto dolente. Quello che dico lo dico adesso nella prefazione, lo dico in questo inizio chiaro a tutti perché ho sondato il mercato, ho visto cosa sta succedendo. Io da oggi non compro più pannelli usati e soprattutto carissimi. Non voglio ovviamente dire a voi cosa dovete fare, ma per me la parola pannelli usati da oggi viene cancellata dal mio canale, tranne pannelli realmente verificati che possano funzionare bene. Farò un video su come verificare i pannelli, anche se qualche traccia l'ho già data, e che poi soprattutto non debbano costare più di 50-60 euro per un 250 watt. Detto questo ragazzi, buona visione, ci vediamo fra pochi secondi. Facciamo subito una breve carrellata su quello che è stato il montaggio dei 6 pannelli 3+3, ovvero 2 stringhe che potenziano l'impianto rispetto al video precedente e fanno diventare questa balconata più significativa. Qui si comincia ad entrare nei parametri di produzione significativa, perché con 6 pannelli da 250 watt abbiamo già fatto 1,5 kW di potenza oraria massima. Chiaramente, come dico anche nel video stesso, questa balconata con inclinazione è un balcone strano perché non è dritto ma è leggermente con 10 gradi circa esposto verso il cielo, quindi significa che c'è una sorta di produzione chiaramente non ottimizzata come il posizionamento dei pannelli sul tetto a sud, però con queste due falde attaccate al bancone, tutto semplice, fermo e che produce qualcosa, la massima è 1500, andremo a produrre 1700, 500, 900, comunque entreranno per tutta la giornata all'interno di questo impianto che ha iniziato il potenziamento. È ovvio che rispetto al mio balcone che si trova a est, perché ho la falda invece a sud con gli altri 12 pannelli, questi 6 a est ricevono il sole dell'alba, comodo per la mattina, quando magari abbia passato la notte, le batterie si sono scaricate, inizia subito una produzione significativa e soprattutto in inverno, dove il sole essendo basso, allora troviamo il vantaggio del posizionamento dei pannelli con questa inclinazione, diciamo, quasi verticale. Vedete, c'è una serie di cose da tenere in considerazione, come l'esposizione, l'inclinazione, dov'è il sole rispetto all'inverno o all'estate. Ora, adesso che siamo in estate, cosa succede? Che il sole da est colpisce subito i pannelli, inizia a buttare dentro le batterie, poi però sale rapidamente, quindi vengono strofinati dall'alto, ma in inverno che abbiamo carenza di produzione fotovoltaica, queste sono molto utilissime perché l'est se lo vanno a beccare in maniera significativa, che rimane sempre basso fino circa a mezzogiorno, dove poi è quasi sparito dai pannelli. Quindi buona visione di questo piccolo sketch sul montaggio e poi passiamo invece in laboratorio dove arrivano i fili di queste due stringhe e entrano in tutti gli altri apparati che veramente in maniera dettagliata vi faccio vedere nel loro montaggio, nella loro installazione totale. Andiamo avanti ragazzi. Ed ecco l'installazione completa con i 6 pannelli da 250 watt. Che finisce magistralmente con la pala eolica. Qui abbiamo quindi tutte le connessioni,
3 più 3 in serie, le due serie da 3 quindi si congiungono in parallelo. Alla fine questa installazione ovviamente non è ottimizzata perché i pannelli sono attaccati alla ringhiera, quindi prenderà molto il sole della mattina, in questo caso sono a est, però nulla mezzogiorno e sera, quindi è una condizione per chi è obbligato a fare l'impianto di questa tipologia. Non è certo un impianto ottimizzato, però se contempliamo che abbiamo i pannelli sulla balconata, poi li abbiamo sul tetto, poi li abbiamo sul terrazzo, insomma alla fine la somma di tutti questi pannelli crea sicuramente un impianto che ha una sua importanza. Due dettagli veloci su quello che avete appena visto e un piccolo consiglio. Allora, innanzitutto, qual è il pregio di averli sulla balconata? Abbiamo pannelli extra, abbiamo pannelli in più, abbiamo l'alba, ma anche la possibilità di pulirli, se vogliamo, con una spugna, con una scopa, con un tergivetro. Ce li abbiamo lì e possiamo fare quello che vogliamo. Inoltre, ogni 6 mesi è consigliato anche un controllo, se tutto va bene. E non dobbiamo andare sul tetto, ma sul balcone, attraverso i nostri multimetri, eccetera, vediamo la produzione, se i diodi sono scottati. Ovviamente qui abbiamo due stringhe, quindi abbiamo due diodi di blocco, uno sulla prima stringa di 3 e l'altro sulla seconda stringa di 3. Alla fine del positivo mettiamo il diodo di blocco. Non c'entra niente, l'ho già detto, con i diodi di bypass, che sono quelli nella scatola nera del pannello. Quelli servono a bloccare l'ombra del pannello singolo. Difatti questa esposizione, che ha un palo dell'Enel davanti che gli va a fare ombra, ogni pannello che passa va a annullare quel pannello singolarmente o la stringa. In questo modo siamo protetti dai ritorni di corrente. Bene, un altro aspetto da tenere in considerazione è il fissaggio. Affrancateli bene perché c'è il vento, c'è la gravità, c'è l'entropia, come si dice in gergo. Quindi non vanno attaccati solo sulla barra di alluminio superiore. Io l'ho detto nel video, lo ribadisco, vanno attaccati sopra, se non vogliamo mettere barre di fissaggio collettivo, ma attaccando i pannelli singoli tra di loro vanno attaccati, la barra sopra va attaccata, ma quella sotto anche e soprattutto deve essere affrancata con quello che volete voi, in modo che questo pannello, che è stato inserito nell'alluminio con i vari fogli EVA isolanti piuttosto che le celle singole e la lastra di vetro, non vada solo perché è agganciato sopra a sfilarsi. Attenzione, avremo il pannello sospeso da questa barra di alluminio, sarebbe assurdo. Quindi fissatelo sopra e sotto in maniera chiara, ferma, affinché non sia appeso solo sulla barra di alluminio superiore. In questo modo abbiamo dei vantaggi: abbiamo extra pannelli, abbiamo la pulizia, abbiamo il controllo e abbiamo il fissaggio chiaro. Andiamo avanti, adesso entriamo in laboratorio perché dai pannelli si entra direttamente nel combiner box o quadro fotovoltaico. Questo è il combiner box o il quadro fotovoltaico. Noi lo apriamo e in questa installazione con batterie al piombo, quindi molto semplice, abbiamo i due portafusibili delle due stringhe, quindi qui avremo una stringa e l'altra che entrano, passeranno poi nel magnetotermico e andranno poi al EPEVER, cioè al regolatore di carica. Questo invece è il salvavita magnetotermico, ovvero differenziale, che sarà quello che riceverà la corrente in uscita dall'inverter, quindi la 230, e andrà a tutta la casa. Vi ricordo che dal quadro generale che avete in casa proveniente dalla rete c'è già uno di questi che serve a proteggere tutta la linea fino all'inverter, e poi dall'inverter esce e ce ne vuole un altro. Ecco perché bisogna proteggere sia la linea in ingresso all'inverter che dall'inverter poi a tutta la casa. Se lo apriamo, qui vediamo che sono questi prodotti su presa DIN, quindi sono stati bloccati. Sapete che c'è la levettina da tirare e questo sblocca il prodotto, e una volta sbloccato si toglie tranquillamente. Per metterlo dentro lo inserite e poi andate a ribloccare le levette in modo che rimane affrancato. Ora, cosa ci va all'interno di questi portafusibili? Ci vanno due fusibili che devono essere esattamente della potenza dell'impianto più il 50% circa. Quindi, dato che le stringhe sono da
8 ampere l'una. Io qui in questi portafusibili metterò questi fusibili 10x38 da 12 ampere. Posso mettere anche i 15 ampere. Una volta assestati, qui abbiamo la protezione nei pannelli in caso che ci possa essere un cortocircuito. Ora, una cosa che vi dico è che questo magnetotermico ha una funzione relativa di protezione, perché questo è un 32 ampere, come potete vedere da vicino, ed è più che altro un meccanismo che mi permette di staccare i pannelli quando devo fare manutenzione, cioè così è attivato, vedete sul rosso. È anche consuetudine a volte non mettere questo, perché la reale protezione sono i portafusibili, per cui se devo fare manutenzione sui pannelli io andrò a staccare i portafusibili. In questo modo interrompo la corrente che proviene dai pannelli, proteggendo l'impianto, staccando le PEVER, cioè il regolatore di carica, e a quel punto potrò spegnere l'inverter e staccare poi la batteria per ultimo. E la batteria sarà sempre la prima, come vi dico oramai abitudinalmente, sempre la prima a essere riagganciata. Quando abbiamo attaccato la batteria agganciamo i fusibili, o in questo caso, se abbiamo deciso di mettere anche il magnetotermico, riattacchiamo il magnetotermico per ultimo. Questo è, l'ho già detto, il salvavita con differenziale. Ogni tanto dovete fare un test, cioè quando è sotto tensione andate a schiacciare la T e quindi vedrete che il meccanismo mette il neutro insieme alla terra e deve scattare, non c'è nessuna connessione. Questo è il combiner box, come viene chiamato, e adesso vediamo semplicemente il collegamento posizionandolo già in maniera definitiva sul muro collegato a tutto l'impianto. Avrete notato che non ho installato lo scaricatore di sovratensione. Perché? Perché quando gli impianti sono piccoli, sotto certe tensioni, diventa anche difficile il suo intervento. Ecco perché diventa un prodotto inutile, ovvero lui interviene intorno, per quelli più piccoli, 500 volt o ai 1000 volt. Quindi io ho preferito installare su tutta la ringhiera una terra che va a connettersi con la terra generale. In questo modo eventuali sovratensioni vengono scaricate direttamente lì. Tenete presente, tornando al discorso del scaricatore di sovratensione, che è nato ed è stato studiato per le stringhe ad alta tensione, quindi funziona con tensioni molto alte, e sulle stringhe posizionate ai cosiddetti campi fotovoltaici ha una reale funzione. Sui nostri impianti casalinghi l'abbiamo messo, lo mettiamo, però la garanzia di funzionamento non c'è, anche perché, come dico sempre, non ferma i fulmini. Quindi sta a voi decidere quello più idoneo da installare in base alle vostre tensioni e posizionarlo nell'impianto più o meno. In questo impianto non l'ho posizionato, abbiamo risparmiato 30-40 euro, non è tanto quello quanto si rendeva inutile su stringhe così semplici, e poi tutto il ferro e le scocche vengono unite insieme da quello che è una terra semplicemente posizionata nella terra comune. Ed ecco ragazzi, montato il quadro fotovoltaico o il combiner box. Qui vedete l'ingresso dei pannelli, sposto un attimo così vedete, sono due stringhe, vedete? Rosso nero, due stringhe dei 6 pannelli che avete visto montati, e queste entrano. Cosa succede? Alle due stringhe i rossi si vanno a sommare, ma non qui sono ancora singoli, perché ogni rosso di ogni stringa, cioè ogni polo positivo, entra nel portafusibili. Quando escono sotto risalgono e si congiungono insieme qui a questo polo del magnetotermico. Vi ricordo, magnetotermico in corrente continua, in questo caso da 1000 volt, l'ho messo da 32 ampere. Non sono gli ampere dei pannelli fotovoltaici, ma sono esattamente più potenti, perché questo mi serve solo per sganciare. È un'emergenza, è una manutenzione, non è una sicurezza, perché le sicurezze sono già i fusibili. Però nel caso che vadano in corto tutti i cavi esterni, allora potrebbe intervenire anche questo. Quindi questo deve essere più abbondante per evitare che vada a surriscaldare. Bene, invece i negativi dei pannelli entrano direttamente accoppiati su quest'altro lato, come vedete, del magnetotermico. Ovviamente i due cavi più sottili delle due stringhe poi scendono e diventano più grossi, perché in questo caso poi andranno raccordando tutte e due le stringhe al regolatore di carica.
Qui di fianco vedete l'uscita dall'inverter che diventa 230 e quindi entra qua sopra, fase neutro, e da sotto esce, e io ho messo qua una presa giusto per farvi vedere l'uscita. Questo sarà ovviamente la zona dedicata del vostro impianto di casa al quale darete la corrente dell'inverter. Quindi l'inverter preleverà la corrente dalle batterie e la porterà a questa presa, se siete in un camper, oppure a questo magnetotermico che guiderà frigorifero, luce, antifurto, è quello che decidete di attaccare in questi 1000 watt massimi e con un piccolo ovviamente superiore. Ricordate anche, e qui l'ho ben raffigurato, che tutto va sempre messo a terra, quindi nella terra comune ci va il cavo di massa. Penso e spero che sia stato chiaro con tutti i dettagli. Attenzione, voglio ribadire alcune cose. Noi dobbiamo avere i salvavita, i cosiddetti differenziali con magnetotermico. Il differenziale sgancia per cortocircuito sull'essere umano, cioè quando mettiamo il neutro a terra, attraverso anche il corpo umano. È molto sensibile, ci sono diversi differenziali per diverse tipologie. E invece poi il magnetotermico reagisce sui sovraccarichi perché va a scaldarsi e sgancia. Questo è combinato in un apparecchio unico, come in un impianto così semplice, oppure viene distribuito in casa nelle varie sezioni. Una cosa importantissima, noi dobbiamo avere dalla linea della rete un salvavita, di solito è nel quadro generale, quando arriva il cavo dalla rete c'è il primo salvavita, il primo differenziale. Da lì, come ho spiegato nel video, da lì andiamo all'inverter, quindi questa linea è protetta. Quando usciamo dall'inverter non è più protetta perché l'inverter è un generatore di corrente propria e quindi dobbiamo mettere un altro differenziale. Ecco che da lì andiamo a questo differenziale. È come se partisse la linea di casa nuovamente. E da qui andiamo dove? A tutta la casa? No, perché abbiamo preso la corrente da questa spina, facciamo un cortocircuito. Ma la andiamo a portare, questo che io ho raffigurato come una presa, sarà invece il cavo dimensionato, giusto, qui siamo 1 kW, quindi va bene 1,5 mm, facciamo 2, vogliamo fare 3, pronti per il prossimo video che sarà un implemento di potenza. Ebbene, questo cavo andrà alla linea dedicata, cioè non avrà nessuna connessione col prelievo. L'inverter preleva quando le batterie sono scariche e manda direttamente alla rete. Da dove preleva? Dalla rete. E manda dove? Alla rete quella dedicata, cioè alla linea dedicata, che io consiglio sempre essere i consumi più forti: frigorifero, luci, wifi, televisione, antifurto. Tutti questi non arrivano a 1 kW, a meno che non avete diversi frigoriferi, congelatori e quant'altro. Attenzione agli spunti, ma lo capirete perché quando attaccherete le cose, se vedete che l'inverter pam, salta e va in protezione, è perché avete superato il carico. Detto questo, scegliete cosa attaccare, fate un cavo dedicato, una linea dedicata che da qui viene alimentata, quindi avete già il suo magnetotermico e il differenziale. Questi saranno ovviamente intorno ai 10 A perché abbiamo 2 kW e 2 massimi, tanto l'inverter reggerà 1 kW massimissimo in continua e gli spunti oltre. Secondo di quello che comprate c'è quello da 2 kW o 2 kVA, cioè la somma tra il suo assorbimento anche e quello che sarà il carico. Ho aggiunto questa ulteriore chiarezza per evitare che voi andate a prendere la corrente da utilizzare da una spina e che passa nell'inverter e ritorna nel generale. No, creiamo un corto, ma andiamo a prelevarla da qualsiasi spina, quindi comodissima. Fase neutro non c'entra perché lui se la gestisce, siamo in alternata, ma poi quando esce la fase in neutro che dovremo andare a gestire nelle prese a secondo degli apparecchi che hanno bisogno di fase neutro, quindi viene presa da quello che è l'inverter. Chiarito questo con i dettagli che voi mi avete sempre chiesto, andiamo avanti adesso con la configurazione generale e vediamo anche che abbiamo installato il sostenitore di questo 6 pannelli, cioè un altro EPEVER potente che debba reggere tutto l'ambaradà, si direbbe, ma sarebbe il meccanismo di alimentazione di questa linea dedicata. Buona visione. Qui ragazzi si vede tutta la connessione, praticamente dal fotovoltaico che arriva da sinistra, entra nel combiner box, dopodiché dall'inverter vedete che salgono, adesso andremo anche più vicino, salgono i due cavi fase neutro,
ricordatevi sempre la terra che deve essere posizionata per tutti gli elementi. Avviciniamoci un attimo e qui vediamo i due componenti. Vedete, da là sopra, dal magnetotermico, si entra direttamente, vedete questo cavo che praticamente da qui scende dal magnetotermico ed entra in positivo o negativo delle pever. Attenzione, se invertite questi, buttate le pever, neanche ve lo devo dire. Lo stesso questi, che sono la batteria, positivo e negativo, non vanno assolutamente invertiti. Qui c'è la scocca sulla quale c'è la terra che va collegata anch'essa a terra. Io l'ho raffigurata col simbolo della terra. Sappiate che questo significa che deve andare là dove ci sono tutte le terre, cioè la palina, ovvero una presa comune di terra dell'impianto di casa. Qui vedete anche una cosa molto interessante che ci tengo a farvi vedere in questo video. Qui c'è la terra della connessione, è il primo polo, questo è terra, questo è fase, questo è neutro. Fase neutro vanno a fase neutro su in alto, come vi ho fatto vedere. Ora, qui vedete che c'è questo cavo. Amici del canale mi hanno chiesto: ma questo cavo grigio cos'è? È esattamente l'alimentazione dell'inverter. Quando le batterie sono scariche, questo prenderà la corrente. Da dove? Io ho scelto una presa. Tanto qui non c'è problema come ci attacchiamo, però prendiamo la corrente da una qualsiasi presa. Adesso vi farò vedere come. Prima dobbiamo fare le connessioni appropriate, cioè batterie per prime, dopodiché accendiamo i pannelli, accendiamo l'inverter, dopodiché mettiamo questa presa e l'inverter passerà alla rete o a batteria a seconda della capacità residua. Quindi questo entra in una presa, poi chiaramente entra nell'inverter, andrà al salvavita che avete visto e uscirà da lì. Da lì io ho messo una presa, significa che da lì andrà non a un'altra presa a caso, se no fate un cortocircuito ovviamente, ma andrà esattamente alla linea dedicata che avete scelto per alimentare con batterie e inverter, e quindi sarà una linea staccata, una linea propria dove ci sarà solamente la terra in comune con tutte le terre, ma il resto sarà l'impianto dedicato, cioè frigorifero, luci e antifurto e wifi, quello che volete voi, insomma. Questo è come si rappresenta l'impianto. Adesso procediamo all'accensione di tutto l'impianto una volta installato. In questo spezzone di video abbiamo visto gli altri elementi fondamentali e tutti ben configurati. Col prossimo video andremo avanti sulla configurazione generale, eccetera. E sono sicuro che guardando questo video vi siete appassionati, perché avete detto: mamma mia, posso produrre tutta questa corrente, tutta questa potenza con 6 pannelli. Tenete presente che io ho montato un altro e-Pever che è il 6, insomma trovate il link nella descrizione, è il 6.4 a secondo di quello che volete fare. Perché io ho preferito montare questo che tollera 12 di quei pannelli, che è lo stesso che ho montato sugli altri 12 pannelli. Lui gestisce 12 pannelli e non 6. Cosa significa questo? Non pensate che potete limitarvi a 6 e basta, perché chissà, magari sul muro o un pezzettino di tetto o una tettoia che farete sul balcone andrete a implementare, cosa volete? Cambiare il regolatore di carica per 50-70 euro di differenza? Allora vi consiglio di prendere quello del Link, perché ha una sua potenza che tollera 12 di questi pannelli che avete visto e siete eventually già pronti per andare a configurare un impianto superiore, un impianto più potente. Bene, adesso andiamo avanti con il video per vedere altre caratteristiche di questo impianto, che come avete visto è partito economico, è diventato un po' più costoso, ma sempre economico, perché andate a chiedere cosa costa fare un impianto di questo tipo qua e vi stupireste. Ma rimane sempre la parola chiave: semplice, quindi progressivamente economico o più costoso, ma sempre semplice. Questo è quello che contraddistingue il mio canale: impianti semplici, impianti con 4 cavi, senza fronzoli. E questo video, adesso è il quarto, ci sarà il quinto, poi lì mi fermo un attimo perché voglio parlare di altre cose,
ma poi questo video continuerà con tutti gli accessori, le verifiche wifi e quant'altro possiamo montare sempre in questo impiantino che ha la sua potenza e alimenta le cose più costose che troviamo in bolletta, a meno che abbiamo un frigo veramente economico. Ma oggi che tutti siamo un po' energivori, abbiamo questi frigo, produttori di ghiaccio eccetera, e questi accendi spegni per 24 ore hanno una consistenza energetica importante. Andiamo avanti ragazzi. Ci tengo ragazzi a farvi vedere anche la parte inferiore, cioè qui abbiamo attaccato le batterie. Ora vedete che rispetto al video precedente c'era un solo positivo e un solo negativo, stavolta invece abbiamo attaccato le PEVER, non abbiamo più i pannelli connessi a questo inverter ibrido di tipologia Voltronic, ma abbiamo due negativi e due positivi dopo l'uscita generale, quindi i positivi sono 2, i negativi sono 2. Questo va all'inverter che verrà trasformato in 220, questo va alle PEVER che è esattamente l'ingresso dei pannelli. A questo punto c'è il solito fusibile ripristinabile che oramai conoscete, che in un impianto così, diciamo, contenuto riesco ancora ad apprezzare. Difatti vedremo nei prossimi video ci sarà anche questa modifica. E a questo punto da qui, dal positivo negativo di batteria, vedete sulla destra c'è il riempimento idrico che è questo. A questo punto saliamo con i cavi, vedete, e arriviamo all'impianto. Quindi avete capito come vanno connesse le terre, le connessioni dei cavi, e adesso accendiamo tutto l'impianto. Bene, come ho detto milioni di volte, la prima cosa da accendere quando si accende un impianto è la batteria. Tac. In questo modo abbiamo dato alimentazione a che cosa? All'inverter e alle PEVER. Sto facendo una diretta con un po' di, purtroppo, di movimenti vari. Fermiamoci, ecco qua. Si è acceso le PEVER, avviciniamoci un attimo a lui e vediamo cosa succede. Il fatto che si sia acceso e ci stia indicando la batteria è già il primo buon segno che dovete vedere. Se questo non succede dovete già preoccuparvi. Quindi zoomiamo un attimo e qui vediamo che ci dà l'identificativo batteria. Ecco qua, 13.1. Noi con questo tasto andiamo avanti e abbiamo, ovviamente i pannelli non sono ancora connessi perché il magnetotermico non l'ho attivato, che è l'ultima cosa da accendere. A questo punto qua abbiamo pannelli 0 volt, 0 ampere, 0 kW, batteria 13.1. Schiacciamo questo tasto, lo teniamo premuto e scegliamo le batterie che abbiamo. In questo caso flooded, cioè batteria acido libero, potremmo scegliere tra le user, che sarà quello che andremo poi a scegliere la prossima volta, al prossimo video, e queste sono le sealed, cioè le sigillate, e queste sono le gel. Ora sealed, gel, AGM a me non piacciono, già lo sapete, e quindi proprio perché queste batterie sono flooded sceglierò questo. Selezionato, abbiamo la tensione che misura queste batterie, sono già belle piene, insomma. Anche perché non entrando niente dai pannelli segnala 13.1, questo simbolo dice la batteria non è pienissima, ma non è vero perché manca una sola tacchetta che come attaccherò i pannelli andrà al massimo. Vedete che segna anche la temperatura di cosa? Ovviamente delle PEVER. Questo è un sensore, non c'è un sensore di temperatura batteria che comunque potete installare, ma c'è la temperatura dello strumento, della scocca, perché dietro, ve lo faccio vedere, ci sono le alette di raffreddamento. Tutto quel blocco di raffreddamento che vedete è esattamente quello che deve dissipare tutto il caldo che si provoca a motivo della produzione di corrente, quindi passando dai MOSFET. Adesso accendiamo l'inverter. Bene ragazzi, vedete che il regolatore di carica è acceso, sta funzionando, e noi andiamo a accendere l'interruttore laterale dell'inverter. Qui si è spenta la luce automatica, chiaramente. Si è acceso dopo il suono iniziale. Andiamo a zoomare sull'inverter e cosa vediamo? Ovviamente
Ecco, si è spenta la ventola, l'avete vista in diretta. Con questo zoom vediamo l'inverter acceso, che segna l'uscita, cioè l'uscita output 229 circa volt. Questo è quello che avrete nella vostra rete dedicata. A questo punto noi andiamo a connettere nella presa quella che era la spina che vi dicevo, no? Questa la connettiamo adesso in una qualsiasi presa e a questo punto vedremo apparire la tensione in ingresso. Eccola lì. Dalla rete mi arriva 232 volt ed escono ovviamente 232. Perché? Perché io ho dato priorità UTI, cioè non usare la batteria perché sto facendo dei test, no? Allora a quel punto lui è passato a utilizzo dalla rete. Nel contempo, oltre che UTI, gli ho dato anche caricami la batteria, perché dato che io ho l'impianto fotovoltaico, quello grosso, sto utilizzando questo piccolo per caricarmi anche le batterie. E vedete che oltre che l'alimentazione diretta sta anche alimentando la batteria col suo caricabatterie da 20 A. E adesso andremo ad accendere il fotovoltaico e vediamo sulle Pever la presenza dei pannelli e la produzione che caricherà le batterie. Ragazzi, questo è il momento più importante. Perché ci tengo a ribadirlo? Perché qui potreste bruciare qualcosa. Allora, quando arrivate qua, cioè adesso in primo piano c'è il magneto termico, adesso dobbiamo alzare il magneto termico, cioè chiudere il contatto e mettere in contatto e quindi i pannelli con il regolatore di carica. Se qui ci sono degli errori si fanno danni. Ecco perché qui mi sono fermato per dire questo è il momento in cui dovete controllare tutto con calma, step by step. Non è che dovete produrre per forza oggi quei 5 kW in più, aspettate domani, ma fate tutto il controllo dei cavi, guardate i positivi e i negativi dei pannelli, i positivi e i negativi della batteria, se avete attaccato fase neutro nei punti giusti e non magari nell'inverter fase l'avete messo nella terra, cioè stiamo attenti a tutte queste cose qua, ripercorriamo tutto l'impianto e adesso vi faccio vedere il prossimo video che fa proprio on e speriamo vada tutto bene. Buona visione. Ebbene, se non avete fatto errori, facendo così non dovrebbe succedere nulla di grave. Esatto. A questo punto avete visto che sulle Pever, e ci spostiamo su di esso, si è accesa l'icona dei pannelli. Questa icona identifica la presenza dei pannelli. Chiaramente essendo mattina presto, la produzione è ancora minima, quindi andiamo avanti fino a vedere stavolta i pannelli. Ecco qua. Sta producendo le stringhe 26 volt, i pannelli sono da 37, eppure sta abbassando la tensione per aumentare l'amperaggio. Siamo sui 6 A, mattina prestissimo, e quindi sta cominciando a entrare corrente nella batteria, che si è già portata a 14,7. Perché questo è Pever, quando mettiamo su flood, lui carica le piombo acido libero a 14,7. Ora è per quello che vi dicevo, dobbiamo mettere su user, perché su user andremo e qui dovremo attaccare il computer, se no lo vedremo nei video successivi, andremo a farlo col wifi. Ebbene lì andremo a selezionare tutto quello che vogliamo noi in funzione delle batterie acquistate. Eccoci ragazzi, questo adesso l'ultimo pezzo di video è la visione globale, la soddisfazione che abbiamo e che avrete anche voi quando abbiamo finito un impianto e cominciamo a guardarcelo, sta funzionando, vediamo i watt che vanno e vengono e ci diciamo con soddisfazione l'ho fatto io. Questo è il fai da te, sempre norme di sicurezza, avvaletevi di esperti, mi raccomando, questo non è solo un disclaimer, cioè è una voglia di togliermi responsabilità, ma è anche l'attenzione e la cura che ho verso di voi se vi doveste far male, quindi avvaletevi di elettricisti, installatori, sono tante brave persone sul canale iscritte che sono anche elettricisti installatori. Io non ne raffiguro, non ne rappresento, non ne pubblicizzo nessuna, perché ognuna di queste deve essere contattata da voi personalmente sul vostro territorio. Però attenzione, se fate fai da te avvaletevi di esperti, prestate attenzione alla vostra sicurezza e guardiamo le ultime immagini, dicevo quelle del godimento dell'impianto, cioè me lo sono fatto, me lo guardo e me lo sono montato, che bello, e risparmio, produco corrente anche nei blackout, durante i blackout e quant'altro. Ultime immagini finali, poi andiamo alle conclusioni. Buona visione. Ed ecco ragazzi l'impianto terminato. Partiamo con questa carrellata dalle batterie ai cavi.
Saliamo all'inverter e al regolatore di carica fino ad arrivare al nostro combiner box. Questo è l'impianto, ragazzi, direi molto semplice, fattibile, e in questo modo possiamo parzializzare la nostra casa e avere un'alimentazione di emergenza o avere l'alimentazione di tutta questa fetta di casa in base ovviamente ai nostri consumi. Eccoci alle conclusioni, ragazzi, vi ringrazio anche di aver pazientato per vedere questo video, e oramai la serie continua, tante serie, tanti documentari eccetera. Iscrivetevi al canale, ragazzi, in modo da attivare la campanella ed essere sempre pronti in tutto ciò che accade su questo canale. Ci saranno delle grandi novità nei prossimi video. Il prossimo, adesso sto scegliendo quale fare, se è il numero 5 di questo che potenzia ulteriormente l'impianto, o passare già al mega impianto che sarà quello con le LiFePO 4, o, sorpresa delle sorprese, un altro video che sto pianificando. Ragazzi, è stato un piacere stare ancora con voi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.